Buonasera a tutti, grazie a tutti quelli che sono collegati, agli ospiti in sala. Finalmente facciamo qualcosa anche dal vivo. Ci è voluto quasi 2 anni, abbiamo ripreso questa nostra ormai tradizione e programma dei Rehumanize Talk che nascono da un manifesto che abbiamo condiviso ormai quasi 2 anni fa sul web, quello legato ai valori di base del nostro programma culturale Rehumanism. E intorno a questi valori abbiamo creato un programma di talk, ahimè, fino ad ora, questa è la seconda volta in assoluto che facciamo qualcosa anche dal vivo, un solo talk era stato tenuto qui dalla nostra sede in Piazza Mazzini a Roma in presenza. Subito dopo è arrivata la tragica pandemia che ancora ci attaglia, finalmente abbiamo fatto un passo avanti con un po' di coraggio e stasera con opportuno distanziamento e correttezza ci rivediamo con un po' di nostri amici in platea qui dal vivo. Il talk di questa sera riguarda un argomento tra i più dibattuti nel campo dell'artificial intelligence, che è quello dell'explainable AI. Come sapete, perché ne abbiamo pure parlato a lungo e trattato anche attraverso l'ispirazione dei nostri artisti dell'Art Prize, il tema dei bias, di tutto quello che concorre a definire il problema delle cosiddette black box, ossia l'artificial intelligence che dà dei risultati che gli esseri umani non riescono essi stessi a decifrare, è una roba da risolvere e si sta facendo tanto, e questa sera ne parleremo diffusamente con 4 speaker d'eccezione che presento rapidamente, che sono dalla Elena Baralis, professore ordinario presso il Politecnico di Torino. Elena è anche direttrice del Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico di Milano. Di Torino, scusate, lapsus. poi diciamo tra cugini che si odiano. No, non in questo caso. Paolo Merialdo, professore ordinario presso l'Università degli Studi di Roma 3, dove insegna sistemi informatici basati sul web, imprenditoria digitale e ingegneria dei dati. Paolo è stato uno degli artefici di tante iniziative nel mondo delle start-up nazionali da tanti anni. Eliana Pastor, che è postdoc presso il Politecnico di Torino con una tesi di dottorato dal titolo Pattern Based Analytics Algorithms for Explainable AI, e poi c'è Andrea Rossi, postdoc presso l'Università di Roma 3, che è dottorando di ricerca sul relational reasoning. Quindi parliamo di 4 persone, 2 molto esperte, 2 più giovani, che si occupano proprio dal di dentro, nel mondo scientifico, del tema della serata, cioè l'explainable AI. Come è organizzata la serata? In pratica noi abbiamo una serie di interventi, io ho introdotto i partecipanti e gli speaker che si susseguiranno. Avrete sia in sala che da casa il supporto dell'agenda che verrà ripresa all'inizio di ogni intervento, per una durata che vedete in pratica riportata dagli orari in agenda. Si arriverà fino alle conclusioni che terrà Elena, e poi riprenderò la parola io come moderatore per una sessione di domande e risposte che organizzeremo sia per chi vorrà dalla sala qui in presenza sottoporre delle domande, sia attraverso il nostro canale YouTube, al quale speriamo che siano molti visitatori collegati, attraverso la chat di YouTube. Possiamo procedere col primo intervento, quello di Paolo Merialdo. La parola a Paolo. Grazie Alfredo. Posso avviare? Ok. Allora, buonasera a tutti. Io ho il compito di introdurre un pochino l'argomento e per fare questa introduzione mi rifaccio ad uno studio che è datato all'inizio del secolo scorso, nel 1907, ed è uno studio che riguarda un cavallo che era ritenuto un cavallo fenomenale perché apparentemente sapeva leggere i numeri, sapeva anche fare operazioni aritmetiche. Gli venivano proposte delle operazioni, il cavallo iniziava a battere con lo zoccolo, come vedete nella diapositiva, nella slide, e apparentemente sapeva effettivamente contare.
È stato fatto uno studio estremamente approfondito con anche delle tecniche in qualche modo all'avanguardia, delle tecniche di psicologia comportamentale ai tempi, e quello che è stata la conclusione dello studio è che in realtà il cavallo non aveva delle capacità logico-matematiche, ma riusciva ad interpretare dei segnali anche involontari che c'erano tra il pubblico e che gli arrivavano dal suo padrone. Quindi sostanzialmente il cavallo che veniva esposto in tutta Europa, quindi lo studio era stato motivato anche da questo successo che aveva avuto, ci si è accorti che quello che il cavallo faceva è che riusciva a dare la risposta corretta, ma dava la risposta corretta per dei motivi completamente sbagliati. Allora, oggi noi stiamo iniziando ad affidare a tecniche di machine learning un sacco di compiti assolutamente importanti per quello che potrebbe essere la nostra vita, dalla guida autonoma a decisioni che vengono prese per ciò che riguarda effettivamente la nostra vita. La recidiva, ad esempio, di un carcerato negli Stati Uniti ormai viene preso da algoritmi proprio da soluzioni basate su tecniche di machine learning o comunque i cui algoritmi sono assolutamente oscuri e nascosti. Quindi nasce la preoccupazione di capire se in realtà tutti questi sistemi non sono anche questi dei cavalli che ci danno delle risposte apparentemente corrette ma per i motivi sbagliati. Mi rifaccio a degli studi un pochino più recenti che hanno iniziato a chiederci: ma possiamo veramente fidarci di queste tecniche? Un esempio, uno studio recente che ha proprio enfatizzato alcuni dei problemi, riguarda un sistema che è in grado di fare un riconoscimento, con un riconoscimento di immagini, di distinguere tra un cane e un husky. Allora, io se vi chiedo di guardare queste figure, qui sono rappresentate in alcune immagini dei cani, in altre degli husky. Sono tutto sommato due animali che si somigliano molto, bisogna essere abbastanza esperti per riuscire a distinguerli. È stato allenato un sistema di machine learning e è stato chiesto di classificare questo sistema, queste diverse immagini, ed effettivamente i risultati, come vedete, erano estremamente promettenti. In quasi tutti i casi, io qui vi faccio vedere alcune immagini, sono centinaia, il riconoscimento era corretto, ci sono solo un paio di casi in cui il sistema ha sbagliato. In realtà, andando ad approfondire quello che stava facendo il sistema, ci si è resi conto che quello che era stato realizzato non era tanto un sistema in grado di riconoscere husky o lupi, ma era un sistema che era in grado di riconoscere la presenza di neve o meno. Perché in molte delle immagini che contenevano i lupi c'era uno sfondo con della neve e il sistema, quello che ha imparato, è stato proprio l'associazione neve-lupo. Quindi lui, quando il sistema riconosce la presenza di neve, che se vogliamo sono semplicemente pixel bianchi nello sfondo, classifica come lupo, altrimenti come husky. Ci sono diversi altri esempi in letteratura che dimostrano in qualche modo, o comunque sollevano il problema di quanto ci possiamo fidare di queste tecniche. Allora, in una competizione che è andata avanti per anni, in un contesto scientifico anche piuttosto rigoroso, ci si è resi conto che a un certo punto, in un sistema di classificazione di immagini, di nuovo, che riconosceva diverse tipologie, diverse categorie di animali, nel caso specifico i cavalli, il sistema sembrava infallibile proprio nel riconoscere queste fotografie. In realtà ci si è resi conto poi che era molto facile trasformare una macchina in un cavallo. In che modo? Semplicemente, qui dovete fare attenzione alla piccola differenza che c'è nell'immagine. Vedete che è stata inserita un watermark, che qui è stato evidenziato. Quello che era successo è che in tutte le immagini dei cavalli erano state prodotte da un fotografo, probabilmente specializzato nel fotografare i cavalli, che aveva messo un watermark. Il sistema non riconosceva i cavalli, ma si accorgeva della presenza del watermark. Quindi anche in questo caso il sistema apparentemente dava le risposte corrette per dei segnali errati. Allora, finora
ho fatto, in letteratura si trovano molti esempi che sono basati proprio sulle tecniche su soluzioni di computer vision, quindi riconoscimento di immagini, classificazione di immagini. In realtà gli algoritmi di machine learning vengono usati moltissimo, iniziano ad essere usati moltissimo anche su dati strutturati. Dati strutturati sono dati sui quali magari si prendono proprio le decisioni sulla nostra vita. Facevo l'esempio prima della recidiva, quelli è un'analisi dei dati relativi a un detenuto. Allora, vi riporto anche in questo caso un esempio molto semplice, poi qui mi pare ci sia una startup che si occupa di birre, quindi potrebbe essere anche pertinente all'ambiente. Allora, un problema studiato da più di 50 anni in letteratura è quello del cosiddetto record linkage o entity resolution, due database che contengono informazioni sulla stessa tipologia di entità. Un problema è cercare di capire se ci sono delle correlazioni, se ci sono delle corrispondenze tra i record di un database e quello dell'altro database. È un problema di classificazione. Qui c'è qualcuno che effettivamente conosce bene questo problema. È un problema di classificazione semplice, bisogna capire se due record sono uguali o meno. Anche in questo caso tecniche di machine learning iniziano ad essere utilizzate e offrono dei risultati molto interessanti che battono molti sistemi tradizionali. Noi abbiamo fatto uno studio in cui abbiamo messo alla prova questi sistemi su due data store, su due database di birre. Qui vengono riportate alcune coppie di descrizioni di birre e il sistema effettivamente è in grado di riconoscere quando c'è un match, cioè quando i due record rappresentano la stessa birra o no. Anche in questo caso ottimi risultati. Siamo andati ad analizzare alcuni casi in cui il sistema sembrava sbagliare e qui vi riporto alcuni record. Se riuscite a leggere i dettagli, l'errore è abbastanza clamoroso, cioè da quello che leggiamo le birre che trovate in questo accoppiamento dovrebbero essere la stessa birra, sono in match, diciamo, i due record. Allora, per fare, diciamo, una prova in qualche modo definitiva abbiamo fatto una cosa, abbiamo preso un record, l'abbiamo copiato nel secondo database e abbiamo verificato se effettivamente a questo punto erano identici, dovevano essere uguali. Quello che viene fuori è che il sistema ci dice no, sono diversi. Allora, analizzando in dettaglio quello che stava succedendo, cioè cercando di capire sulla base di quali indizi il sistema ci dà questa risposta che è sbagliata, siamo arrivati alla conclusione che il sistema risponde sempre non match nel caso in cui nei due record siano presenti queste parole chiave, Imperial, Red, Ale. Se sono presenti queste parole chiave, anche se sono identici i due record, il sistema ci risponde non sono in match. Allora, a questo punto è chiaro che è fondamentale, se vogliamo fidarci del sistema, è fondamentale cercare di capire sulla base di che cosa il sistema ha preso le decisioni, cioè è fondamentale riuscire a trovare delle tecniche che ci spieghino quali sono gli indizi che veramente il sistema ha utilizzato per prendere le decisioni. Io a questo punto passo la parola a Elena che ci inquadra un po' meglio il problema e introduce alcune di queste tecniche. Grazie Paolo. Allora, buongiorno a tutti. Io partirei da un po' più indietro, nel senso che adesso abbiamo introdotto il problema e capito perché è un problema. Adesso cerchiamo di capire da dove potrebbe nascere il problema e quindi facciamo un piccolo zoom su come in effetti funziona un sistema di questo genere che fa delle predizioni. E in particolare partiamo da un problema che è molto noto e che si usa sempre per spiegare perché questi sistemi si comportano in un certo modo, che è quello di capire se un messaggio di posta elettronica che noi riceviamo tutti i giorni è un messaggio buono, ham, oppure è un messaggio da buttare via, spam.
questo tipo di sistemi fa anche predizioni di questo genere. Questa è una predizione facile perché io ho soltanto 2 classi. Quando devo riconoscere che oggetto c'è in un'immagine, io di classi ne posso avere migliaia, perché ogni oggetto corrisponde a una classe da predire. Okay? Quindi quello che sarà il nostro obiettivo è essere capaci di riconoscere gli elementi salienti degli oggetti di una classe, i messaggi buoni, da quelli che sono invece gli elementi che caratterizzano una classe che non vogliamo, in questo caso la classe dei messaggi spam, quelli non buoni. Okay? Come fa un sistema a imparare questo? Quindi abbiamo capito che l'obiettivo di un sistema di predizione, che io qui dirò classificazione perché vogliamo predire dei valori discreti, cioè delle etichette di classe. Se fossero continui sarebbe un problema comunque sì, assimilabile. Allora, come funziona un sistema di questo genere? Ha un insieme di dati che hanno l'etichetta di classe, quindi nell'esempio di prima abbiamo una collezione di mail che sono buone, ham, e una collezione di mail che non sono buone, spam. Questo si chiama insieme di dati di addestramento o training data. I sistemi apprendono da questi dati qua un modello, cioè imparano come sono fatte le descrizioni dei sistemi, delle mail che sono spam e come sono fatte le mail che invece sono buone. Okay? Usando questo modello io posso poi lavorare sulle nuove mail che mi arrivano e quindi per esempio io ho un insieme di dati grigi, come vedete lì, che quindi non hanno l'etichetta di classe, sono le nuove mail che riceviamo. Io uso questo modello che ho costruito in una fase precedente per colorare le mie mail grigie. Le coloro assegnando loro un'etichetta di classe dicendo questa è ham, questa è spam. E questo è quello che fanno i filtri che noi abbiamo nei sistemi di posta elettronica, però di applicazioni di questo genere ce ne sono tantissime in giro diciamo, su moltissime delle attività che noi svolgiamo anche nella nostra vita quotidiana. E allora andiamo un pochino oltre e cerchiamo di capire le difficoltà che ci sono e le tipologie di metodi, perché Paolo prima ha citato gli esempi su tipologie di dati diversi. Allora, prima tipologia di esempio. Che animale è questo? Questo qui è un'immagine. Io che cosa devo fare? Guardando questo animale dico, ah, è un ornitorinco, perché ho un sistema che riconosce gli elementi, gli oggetti all'interno di un'immagine e che riconosce che quello lì è un animale che è un ornitorinco. Questi sistemi di solito guardano pixel per pixel l'immagine, la studiano profondamente e rispondono. Qui c'è un esempio di una rete di questo genere, sono quelle che vengono chiamate le reti convolutive deep, le chiamano deep perché sono profonde. Se voi guardate quanti strati ci sono dentro una rete di questo genere, ognuno di questi strati prende un pezzettino della decisione. L'intero modello che vi ho descritto prima è l'insieme di tutti questi strati. E quindi è di una complessità enorme ed è molto difficile capire come si comporta. Questi modelli sono quelli che si usano nelle applicazioni, quelli di computer vision, quindi che fanno riconoscimento di oggetti, riconoscimento facciale, quelli che si usano per la guida autonoma, come nell'esempio precedente e così via. Perfetto. Poi possiamo anche tentare di dire, beh, quello che noi vogliamo sapere adesso è di che classe, regno, scegliete voi, specie, è l'ornitorinco. Allora qua potremmo immaginare di procedere in un modo diverso, cioè anziché utilizzare i pixel dell'immagine e una rete deep, utilizzare un sistema che usa regole e che dice, ah, se allatta allora è un mammifero, che è una regola semplicissima da cui riusciamo a capire perfettamente qual è la ragione per cui diciamo che è un mammifero. Okay? Quindi nei sistemi che possono fare la classificazione ci sono tipologie diverse di sistema che consentono di capire meglio o peggio il funzionamento, okay? A seconda di come io sto sfruttando i dati per fare la predizione, perché ovviamente il sistema precedente guardava delle informazioni diverse da quello che guarda questo sistema qua, che è da certi punti di vista molto più semplice, perché chiede delle informazioni, come ha detto Paolo prima, di tipo strutturato, cioè dei dati che per esempio descrivono anche la nostra anagrafica. Io mi chiamo Elena Baralis, abito a Torino, insegno al Politecnico, tutte queste informazioni qui sono informazioni che descrivono me, il mio profilo, e quindi sono informazioni che potrebbero essere utilizzate anche da un sistema di questo genere. La mia fotografia non può essere utilizzata da un sistema di questo genere perché non è in grado di gestirla. Quali sono i problemi che si possono manifestare? Allora, questo qui è un esempio molto famoso che fa vedere un problema che si può manifestare a causa della non comprensibilità dei modelli.
quando è così. Allora, questo qui è un esempio del 2015, quindi pre-Covid, in cui sono stati studiati i dati di pazienti ammalati di polmonite in un ospedale americano. E studiando il percorso di questi pazienti è venuta fuori una regola, quindi come quelle che vi ho fatto vedere prima, che diceva, se il paziente ha avuto una storia di asma, allora ha meno possibilità, è meno probabile che muoia di polmonite, che è una cosa veramente molto strana, infatti i medici la pensano diversamente. Qual era il punto? Adesso io non sto a farvi tutto il racconto, quello che vi dico è che in realtà un paziente che è già ammalato di asma fa molta più attenzione alla sua salute e il suo percorso quando entra nel sistema sanitario è molto più, come dire, curato, perché è considerato un paziente a rischio e quindi come tale riceve delle cure più massicce e magari anche più tempestive rispetto a un paziente normale. E cosa succede? Succede che alla fine nella base dati quello che ha misurato il sistema era che gli asmatici avevano metà delle probabilità di morire di polmonite rispetto a quelli che non erano malati. Questa cosa qua, chiaramente, se noi la usassimo poi per predire il tipo di terapia e di trattamento da offrire a un malato di asma che entra in ospedale ammalato di polmonite, sarebbe catastrofico. E quindi questo fa capire che se noi usassimo un modello black box, come ha detto prima Paolo, cioè un modello che nasconde l'informazione su come prendere la decisione, non avremmo mai potuto accorgerci che c'era un problema di questo genere, che quindi questo tipo di modello con questi dati, e sottolineo con questi dati, non poteva essere utilizzato, perché il problema non sta tanto nell'algoritmo, sta nei dati. Allora adesso vorrei citare di nuovo un paio di altri esempi dove estendiamo questo problema alla sfera sociale. Uno lo tratto un pochettino di più, l'altro invece verrà trattato poi negli esempi che vedrete per provare a capire cosa fanno gli algoritmi. Allora è venuto fuori qualche anno fa, mi pare 2018, che Amazon utilizzava un sistema per decidere quali erano i curricula interessanti delle persone per decidere se assumerle o no. Utilizzava un sistema basato sull'intelligenza artificiale e questo sistema è saltato fuori che aveva quello che si chiama un bias, cioè aveva una polarizzazione sul modo in cui prendeva le decisioni. In particolare questo sistema, per esempio, nonostante dovessero assumere personale di tipo tecnico con competenze di programmazione, trascurava l'informazione sui linguaggi di programmazione conosciuti. Perché? Perché era comune a tutti i candidati e quindi non era una cosa interessante per distinguere le classi. Vi ricordate cosa ho detto prima? Bisogna trovare degli elementi che permettano di separare la classe buona da quella meno buona, oppure la classe 1 dalla 2, dalla 3, ottimo, buono, così così, no. Ecco. Quindi questi sistemi utilizzavano delle informazioni che permettessero di distinguere quali erano, per esempio, l'appartenenza a club di tipo femminile. Per esempio, un'altra cosa che era stata considerata era il modo in cui i curricula venivano scritti, quindi i verbi che venivano utilizzati da persone di genere maschile piuttosto che di genere femminile, che avevano degli stili di scrittura diversi. Questo è stato accertato anche di nuovo con meccanismi di intelligenza artificiale che hanno riconosciuto la differenza nel modo in cui si scrive. E quindi in realtà, siccome la platea degli assunti dei precedenti 10 anni, che era quella che è stata utilizzata per addestrare il sistema, aveva una prevalenza di persone di genere maschile, il sistema ha imparato che le persone di genere maschile andavano bene, quindi quelle che scrivevano questo e quello andavano bene, quelle di genere femminile che erano meno probabili, erano meno interessanti, e quindi selezionava i curricula sulla base di informazioni che non andavano a vedere la qualità dei profili, ma invece dell'informazione di sfondo, come faceva prima come capitava prima negli esempi degli immagini di Paolo. Ok? Altro problema, e questo è quello su cui invece parlerà poi Eliana, ed è quello che ha anche citato Paolo. Questi sistemi sono stati utilizzati in realtà non dappertutto in America, ma in una corte della Florida, per fortuna soltanto, dei meccanismi automatici di supporto alla decisione del giudice se rilasciare su cauzione detenuti oppure no. E quello che si studiava era la probabilità di recidiva di questi detenuti. E in realtà anche qua i dati di addestramento avevano un bias, e ve lo faremo vedere, e quindi le decisioni erano influenzate dai dati da cui era avvenuta la costruzione del modello. Quindi io ho dei dati di addestramento che hanno una polarizzazione, il modello viene fuori polarizzato. Okay? Allora, perché non usiamo delle tecniche che siano direttamente tutte spiegabili? Perché ovviamente uno dice, ok, cos'è l'explainability, cioè la capacità di spiegare un risultato? Presentarlo in modo comprensibile a un essere umano. Perché non lo facciamo direttamente? Perché non usiamo solo sistemi a regole?
È perché normalmente questi sistemi sono dei sistemi che sono meno accurati, cioè meno solidi. Potrei dirvi che risolvono dei problemi più facili anche dal punto di vista matematico. Okay? Sono problemi tipicamente lineari o linearizzabili. Invece i sistemi deep riescono a risolvere dei problemi molto più difficili, dei problemi anche non lineari, e quindi c'è il problema di un compromesso tra l'accuratezza, cioè quanto io sono corretto nel fare la predizione, e invece la comprensibilità della predizione stessa. Questo è il motivo per cui abbiamo i problemi, altrimenti potremmo usare i sistemi a regole e avremmo risolto tutto. Quindi quello che noi vorremmo fare è prendere questa scatola nera che rappresenta i sistemi deep tipicamente, ma non solo, ce ne sono tanti altri, SVM, sistemi probabilistici di varia natura, e cercare di aprirli. Questo è quello che si dice. Infatti si parla di aprire la scatola nera, intendendo cercare di spiegare come si comporta un sistema che, guardandolo semplicemente dall'esterno, è non comprensibile. E allora, prima di tutto chiediamoci perché vogliamo spiegare questa scatola nera. La vogliamo spiegare, questo l'abbiamo già detto, perché vogliamo poterci fidare. E se io mi sento dire che non ho diritto a ricevere un mutuo oppure al rilascio su cauzione, voglio sapere almeno perché, quindi voglio potermi fidare che il motivo per cui capita questa azione sia un motivo ragionevole. E questo vale per noi che la subiamo, ma vale anche che per il medico che deve fare una diagnosi e che vuole capire come mai il sistema gli sta dando un suggerimento di un certo tipo. Un altro motivo, un po' più tecnico, è dire vogliamo riuscire a capire se il sistema sta facendo degli errori, quindi chi programma questi sistemi vuole essere in grado di comprendere come funzionano, in modo tale da riuscire in anticipo, prima del rilascio, a gestirli, quindi fare quello che si chiama debugging in computerese. Ok? Poi un'altra cosa interessante ma diversa è, ci piacerebbe anche capire, quindi un sistema che deve decidere se rilasciare mutui oppure no in banca, come ragiona in generale? Magari anche non su casi specifici, ma come prende le sue decisioni? Quindi cercare di capire la conoscenza che c'è all'interno di questo tipo di sistemi. Infine, un altro problema molto molto importante è quello della giustizia nella decisione, quella che viene chiamata fairness. Abbiamo visto già un esempio che era quello dei rilasci su cauzione. Qui entrano in gioco degli aspetti sociali molto molto importanti e quindi è importante che i sistemi che aiutano a prendere le decisioni non siano polarizzati da dati che li guidano a decisioni sbagliate, ingiuste. Benissimo, allora concludo dicendovi bene, che cosa possiamo fare per cercare di capire? Prima di tutto noi abbiamo una scatola nera e quindi la decisione è già stata presa. Lavoriamo dopo che la decisione è stata presa e possiamo agire cercando di capire l'intero modello. Questo è molto difficile, non si fa quasi mai perché diciamo che i risultati che vengono fuori sono di qualità scadente. E allora dobbiamo cercare di accontentarci di cose più semplici, che sono di due tipi. Possiamo tentare di spiegare sottogruppi di dati e quindi individuare, per esempio, dei sottogruppi di dati che vengono, delle categorie di dati che vengono trattate male. Per esempio, non riesco, io sto ascoltando, grazie mille, sto ascoltando il parlato e ci sono alcune categorie di persone di cui non è possibile facilmente capire il risultato. Si fanno degli errori e gli errori sono concentrati magari in certe categorie di persone. Quindi andiamo ad analizzare sottogruppi, oppure anche andiamo a vedere singole predizioni, quindi andiamo a vedere per Elena Baralis, per cui è stato detto non hai la possibilità di avere un mutuo. Come mai è avvenuta questa decisione? Quindi sottogruppi e singoli elementi sono quelli che vi faremo vedere tra un attimo. Io adesso passo la parola a Eliana che ve ne parlerà. Grazie. Grazie. Buonasera. Appunto, come stava dicendo Elena, abbiamo visto come i modelli di classificazione, i modelli in generale di machine learning hanno dei problemi di interpretabilità e quindi
possiamo tentare di spiegare il comportamento di questi modelli e ci concentreremo su un tipo di spiegazione che viene appunto definita locale, perché è un tipo di spiegazione che va a cercare di trovare quelle che sono le motivazioni, le ragioni dietro una singola istanza, una singola predizione. Quindi ritornando all'esempio, una singola persona per la quale è stato legato un mutuo, oppure a livello di sottogruppo, quindi andando ad evidenziare non delle caratteristiche che valgono per un singolo individuo, ma delle caratteristiche comuni che rappresentano appunto quello che è il comportamento potenzialmente anche anomalo del nostro modello. Quindi riprendendo l'esempio dei mutui di questo percorso economico, diciamo che abbiamo i dati degli individui, possono essere dati socio-economici, dati demografici, e vogliamo predire il reddito. Questo, parlando di un contesto un po' più applicativo, appunto potrebbe essere per decidere se fornire un prestito, un mutuo o ad esempio pensare di fornire dei servizi diversi in base al reddito della persona. Abbiamo quindi addestrato un modello, come è stato visto, prendendo dei dati appunto in cui è già noto, in questo caso la fascia di reddito, abbiamo addestrato un modello per successivamente predire il reddito di nuove persone, di persone per quali appunto non abbiamo questo tipo di informazione. Nell'esempio che vi presenterò abbiamo utilizzato dei dati del censo americani che vengono spesso utilizzati non con lo scopo effettivamente di poi utilizzarli, ma proprio per validare i modelli e anche vedere come validare proprio queste tecniche di spiegazione. Quindi noi abbiamo le caratteristiche di un singolo individuo che appunto in questo caso ha una certa età, ha un certo status sociale, ha una certa occupazione, e abbiamo addestrato il nostro modello, che nel nostro caso è una black box, quindi non possiamo accedere e avere idea del comportamento effettivo interno, di che cosa è importante per questo modello, e alla fine abbiamo una predizione. In questo caso, date le caratteristiche di questo individuo, abbiamo ottenuto che questo individuo effettivamente viene predetto con un reddito superiore ai $50.000. E questo modello in realtà è anche accurato, quindi potremmo anche pensare di dire: perché non fidarci al modello, perché non va bene così? Innanzitutto ci può venire il dubbio: ma perché innanzitutto ha fatto questa predizione? La spiegazione locale risponde proprio a questa domanda, cioè dato un singolo individuo che cosa è stato ritenuto importante da questo modello per effettuare questa predizione. Questo è un esempio con una tecnica che abbiamo noi sviluppato di spiegazione locale. In particolare questo tipo di spiegazione locale è basata sul feature important, cioè viene assegnato un peso, un'importanza ad ogni dato, ad ogni caratteristica dell'input. Come possiamo vedere in questo esempio, il contributo più importante è dato da marital status uguale a married, cioè il fatto di essere sposato, vediamo dopo come relation husband, e poi vediamo che sono importanti caratteristiche del tipo dell'occupazione, in questo caso un professionista, e anche del livello di istruzione. Quindi possiamo dire che dato lo status e il background, quindi l'istruzione e il lavoro, è stato ritenuto importante per questo modello per valutare di avere un alto reddito. Possiamo però anche chiederci: ma se noi cambiassimo anche solo uno di questi attributi, cambierebbe la predizione e soprattutto cambierebbe anche la sua spiegazione? Abbiamo semplicemente modificato un solo attributo, quindi supponendo di questo individuo, invece di appartenere all'etnia white, quindi caucasica, bianca, appartenere all'etnia African American. Vediamo che cambia non solo la predizione, che viene predetto come classe fascia di reddito inferiore ai 50.000, ma cambia la spiegazione. Vediamo che gli attributi che prima venivano ritenuti importanti, come appunto lo status, l'occupazione, il livello di istruzione, in questo caso non sono particolarmente rilevanti, e l'unico contributo importante, che ha però un'influenza negativa e quindi influisce negativamente per essere assegnato alla fascia di reddito alta, è proprio l'etnia. E quindi anche in parte questo tipo di esempi motiva il fatto per cui è molto importante
capire qual è il comportamento del modello prima di, e che l'accuratezza non è l'unica metrica da attenzionare. Appunto questo tipo di analisi vengono fatte istanza per istanza. Un'istanza, appunto, riusciamo a capire cosa è stato ritenuto importante per il modello. Possiamo però pensare di passare ad un livello successivo, cioè non cercare di spiegare individuo per individuo, ma trovare quelle che sono delle rappresentazioni, delle informazioni comuni che aggregano più individui. Questo, ad esempio, tornando alla questione della performance, può essere interessante perché magari possiamo trovare quelli che sono i sottogruppi per cui c'è un comportamento più o meno corrispondente al comportamento generale del modello. Possiamo trovare quei sottogruppi in cui l'errore è più basso, ma soprattutto possiamo trovare delle situazioni in cui l'errore è molto alto e quindi sono esattamente i sottogruppi su cui c'è più problematicità e sono quelli che magari dobbiamo attenzionare, magari modificare il nostro modello in modo tale che non commetta questo tipo di errori, poiché ora noi sappiamo il tipo di errori. Per spiegarvi il concetto di cosa possiamo ottenere attraverso i sottogruppi usiamo questo esempio che è stato introdotto precedentemente. Questo esempio è basato appunto sul modello che effettivamente era stato utilizzato come supporto alle decisioni nel sistema giudiziario americano. Quindi, dato le caratteristiche di un individuo che venivano, in questo modello è stato addestrato senza avere accesso a dati di tipo protetto, ma solo a dati di tipo demografico, di tipo, ad esempio, altri dati come il livello di istruzione, l'occupazione e la fedina penale, e si è visto che questo tipo di modello però, quando messi effettivamente alla pratica, hanno un forte bias rispetto all'etnia e in particolare il numero di errori, soprattutto quelli, i cosiddetti falsi positivi, cioè gli errori in cui vengono assegnati con un rischio alto di recidivismo, sono effettivamente quelli dell'etnia afroamericana. Abbiamo quindi provato a applicare le tecniche dei sottogruppi a questo dataset in modo da trovare non solo quelle che sono le caratteristiche rispetto alla sola etnia, ma anche un insieme di caratteristiche che rappresenta l'individuo in maniera più completa, quindi non solo tramite un attributo. Questo è uno dei risultati che abbiamo ottenuto. In particolare abbiamo ottenuto che questo è un sottogruppo che rappresenta gli individui, in particolare gli imputati in questo caso, di età compresa tra 25 e 45 anni, che hanno avuto un numero di prior offenses, cioè che hanno commesso, sono stati giudicati più di 3 volte e hanno commesso più di 3 crimini nel passato, che sono di etnia afroamericana e sono uomini. Per questo sottogruppo si ha un false positive rate, cioè il rate di falsi positivi, che significa che il modello ha assegnato questi individui alla classe recidivo, quindi, anche se in realtà nel giro di 2 anni non sono stati assolutamente recidivi e non hanno commesso più alcun crimine. E questo rate si discosta dal comportamento globale, quindi generale del modello, di 0,22, quindi con un rate molto più alto questi individui sono stati assegnati in modo scorretto alla classe false positive e quindi vediamo inoltre che il supporto che rappresenta la frequenza nel dataset di questo gruppo è anche molto alta, perché è del 13%, quindi significa che larga parte degli individui sono etichettati scorrettamente da questo sistema. Poi possiamo essere interessati a capire ma quali sono gli attributi determinanti, perché abbiamo appunto il sottogruppo, ma cos'è che influenza davvero questo comportamento anomalo del classificatore? Vediamo in prima battuta che l'elemento più importante è il numero di offese precedenti, quindi indubbiamente c'è questa associazione che numero di offese precedenti all'essere assegnato alla classe positiva, anche in questo caso erroneamente, e poi vediamo una forte associazione, una forte presenza dell'etnia, quindi etnia African American.
Un'altra analisi che possiamo fare è non guardare sottogruppo per sottogruppo, ma capire quelli che sono gli attributi e i valori che globalmente influiscono a un comportamento anomalo di questo modello black box, in particolare il comportamento anomalo di falsi positivi. Vediamo come indubbiamente il numero di prior offenses spicca, ma poi vediamo un forte ruolo del genere, dove vediamo che genericamente il genere maschile è associato con un false positive rate maggiore della media, mentre viceversa per le donne il false positive è inferiore. E poi vediamo un forte ruolo dell'etnia, dove genericamente c'è un alto false positive rate per gli African American, mentre per l'etnia caucasica bianca viceversa è molto basso il false positive rate, anzi vengono assegnati scorrettamente alla classe non recidivo. Parliamo ora di un altro contesto applicativo. Noi ora abbiamo parlato di assegnare un'etichetta, quindi abbiamo parlato dell'etichetta rispetto alla fascia di reddito, l'etichetta rispetto all'essere recidivo o meno, ma in realtà i modelli vengono applicati in moltissimi contesti, ad esempio in contesti in cui dobbiamo effettuare un ranking, quindi l'idea è che per ogni individuo o per ogni pagina web o ad ogni... Ok, va bene. E quindi ritornando a situazioni in cui abbiamo un ranking che può essere o uno score, quindi una posizione nel ranking, o uno score ad ogni individuo. Pensiamo al job application, di solito gli individui sono ordinati secondo un certo criterio, nella school admission possono essere ordinati ad esempio per il punteggio di ingresso o altri fattori. Stessa cosa per i sistemi di raccomandazione, in cui appunto ci vengono fornite pagine web, prodotti in base con una certa posizione, e la posizione è molto importante perché spesso noi prendiamo le decisioni solo in base alla posizione. Ritorniamo con un esempio. In questo esempio è basato sul Law School Admission Council dataset, cioè è un dataset che raccoglie gli score degli studenti con le loro caratteristiche demografiche. In questo caso gli studenti sono ordinati in base alla media normalizzata dopo il primo anno. E possiamo essere interessati a capire quali sono gli elementi che fanno sì che questo modello, che è basato sulla media alla fine dell'anno, questo modello porta a essere di solito nelle posizioni più alte del ranking e quelle che porta nelle posizioni più basse del ranking. Questo è di nuovo un esempio dei nostri risultati. Vediamo che quelli evidenziati sono i sottogruppi che sono maggiormente associati ad essere nelle posizioni alte di questo ranking. Come possiamo vedere sono associati ad uno score di ingresso, l'LSAT e l'UGPA alto, quindi superiore a una certa soglia, e poi entrambi tutti appartenenti all'etnia white, quindi bianca, e indistintamente questo vale sia per gli studenti di sesso e di genere femminile e maschile. Vediamo poi che invece nelle posizioni inferiori del ranking ci sono gli studenti che hanno uno score inferiore, quindi un score basso di ingresso, ma vediamo poi che sono tutti appartenenti all'etnia African American. E anche in questo caso abbiamo analizzato che cosa è che è importante per questo sottogruppo, e vediamo che il contributo in questo caso negativo, perché quello che porta a essere più basso nel ranking è in modo forse preoccupante l'etnia African American. E infine vediamo ancora che queste tecniche di analisi dei sottogruppi possono poi essere generalizzate per vedere qual è il comportamento, in questo caso del ranking, e vediamo come ci sono sia lo score, quindi alto nelle alte posizioni del ranking, lo score inferiore nelle basse posizioni del ranking, ma vediamo anche poi un forte riferimento a quello che è il
il ruolo del genere. Vediamo che nelle posizioni alte nel ranking ci sono gli studenti di sesso maschile e invece posizioni basse nel ranking rispetto al comportamento medio sono le studentesse, e infine vediamo una forte rilevanza dell'etnia, e vediamo che l'etnia white, bianca, sono di solito associati a posizioni alte nel ranking e tutto il resto a questioni inferiori. Quindi questa serie di esempi ci invitano a distribuire una forte importanza al capire il comportamento dei classificatori e in generale di modelli black box prima di applicarli senza conoscerli. Passerei poi... Allora volevo solo ricordare ai collegati da casa che alla fine raccoglieremo le domande, ma che chi è già collegato alla chat YouTube può iniziare a sottoporle e poi le leggeremo alla fine. Grazie. Scusa Eliana, potrei averla? Grazie, no, ci mancherebbe. Allora, eccoci, io rispetto a Elena, Eliana e Paolo andrò più nello specifico su un caso particolare in cui può essere utilizzato il machine learning, il deep learning, e su cui purtroppo la presenza di bias e quindi la necessità di spiegazioni sono problemi molto urgenti. L'ambito di cui vorrei parlarvi è link prediction all'interno di grafi di conoscenza. Quindi partiamo dall'inizio. Cos'è un grafo di conoscenza? È essenzialmente una struttura dati, una base di dati pensata per contenere informazione del mondo reale, strutturata in forma di grafo. Quindi abbiamo entità che rappresentano magari persone, luoghi, concetti del mondo reale, connesse attraverso archi, la cui etichetta rappresenta relazioni semantiche, come ad esempio nato a, sposato con e così via. Quando due entità sono connesse tramite un arco, queste formano una tripla, un fatto, si dice nella nomenclatura, in cui la prima entità viene chiamata testa, la seconda coda e l'etichetta dell'arco è la relazione. Nell'ultimo decennio i grafi di conoscenza hanno acquisito grande rilevanza sia in accademia che nell'industria, perché possono essere utilizzati per supportare numerosi compiti, numerosi servizi di tipo molto variegato. Tuttavia anche i grafi più ricchi e popolosi, con milioni di nodi e magari miliardi di archi, tendono a soffrire di incompletezza. Ciò vuol dire che banalmente non contengono tutta l'informazione che dovrebbero abbracciare. Ad esempio, nel piccolo grafo in figura, il fatto che Barack Obama abbia nazionalità statunitense è mancante. Per cercare di affrontare il problema dell'incompletezza, i ricercatori hanno sviluppato varie tecniche. Quella su cui ci concentriamo noi è quella chiamata link prediction, che punta a dedurre i nuovi fatti da inserire all'interno del grafo, semplicemente studiando i fatti già esistenti, già conosciuti. Sapendo ad esempio che Barack Obama è nato a Honolulu e che Honolulu è una città statunitense, forse si può predire che Barack Obama abbia nazionalità statunitense. Esistono anche qui vari modi per effettuare link prediction, alcuni basati su regole, come diceva prima Elena, altri invece basati su attraversamento del grafo. Di gran lunga il modo più popolare oggi è utilizzare tecniche di machine learning per apprendere degli embedding. Un embedding, in questo questo knowledge graph embedding, è banalmente un vettore che viene associato a ciascun elemento del grafo, quindi a ciascuna entità associamo un vettore, a ciascuna relazione associamo un vettore. L'idea è che questi vettori vengono presi, adesso descriverò lievemente più in dettaglio in seguito, o in che modo, comunque vengono presi in modo da codificare la conoscenza semantica relativa all'entità o relazione corrispondente, e quindi poi dovrebbero permetterci di predire nuovi fatti all'interno della base di conoscenza. Come vengono appresi questi embedding? Quindi siamo arrivati in questa fase. Dunque, il processo è chiaramente specifico, varia da modello a modello, però i modelli tendono tendenzialmente a seguire tutti più o meno lo stesso framework, la stessa struttura generale. Di base
un modello definisce una funzione di score, che indichiamo con la lettera greca phi, se vedete la slide, e la funzione di score è in grado di prendere in input l'embedding di un'entità testa, relazione e di un'entità coda e di restituire in output, calcolandolo con tecniche più o meno raffinate, un valore di plausibilità per il fatto corrispondente. Quindi, detto in 2 parole, un modello ben formato dovrebbe dare in teoria un valore di plausibilità molto alto a Barack Obama Nationality USA e un valore molto basso a Barack Obama Nationality Kenya. Gli embedding normalmente vengono inizializzati in maniera totalmente randomica e poi vengono ottimizzati con tecniche appunto di machine learning in modo da massimizzare la plausibilità di un insieme di fatti che vengono considerati noti e veri a priori, e questi sono il nostro set di addestramento. L'idea è che una volta completato l'addestramento, sperabilmente, il modello dovrebbe essere in grado di generalizzare e dare alta plausibilità anche a fatti veri non visti in addestramento. Problema, un sistema di questo tipo purtroppo è una scatola completamente nera. Una volta addestrato, gli embedding sono soltanto dei vettori numerici e quindi non abbiamo alcun indizio sul perché il nostro sistema all'atto pratico associa a Barack Obama una nazionalità americana invece di keniota, per esempio, e non abbiamo alcun modo di risalire direttamente ai fatti di addestramento, ad esempio, che sono stati più influenti in fase di training per imparare questi embedding. Quindi non abbiamo modo di sapere direttamente perché certe predizioni vengono indovinate e perché alcune no, invece. Non solo, a rendere la situazione ancora più urgente c'è il fatto che i sistemi di link prediction avrebbero disperatamente bisogno di tecniche di explainability, tecniche di interpretabilità. Innanzitutto i grafi di conoscenza e i dataset che utilizziamo in addestramento possono essere fortemente biased, cioè contenere comunque sbilanciamenti, correlazioni inadeguate, inappropriate, non desiderate, come negli esempi fatti precedentemente da Eliana, da Elena, ma contemporaneamente le applicazioni su cui i sistemi di link prediction stanno venendo utilizzati sono applicazioni che talvolta richiederebbero inerentemente interpretabilità. Ad esempio in ambito biomedico oggi vengono usati piuttosto spesso questi sistemi ad esempio per trovare nuovi collegamenti tra principi attivi, proteine e malattie che potrebbero essere curate attraverso questi medicinali. Inoltre capire perché uno specifico modello dia una specifica predizione, magari anche corretta, è certamente utile per farci capire se il modello è affidabile oppure no. Ad esempio un modello che predica correttamente la nazionalità di Barack Obama perché Barack Obama è nato a Honolulu magari sarà affidabile. Un modello che la predice correttamente ma il motivo è che Obama, che so, è mancino, forse non è molto affidabile e non vorremmo averlo in produzione. Ciò che abbiamo cercato di fare quindi è sviluppare un framework di explainability che abbiamo chiamato Kelpie, specifico per i modelli di link prediction basati su embedding. Il modello supporta qualsiasi sistema di link prediction basato su embedding in generale e quindi data un'entità e una relazione per cui il modello predice una certa coda, ad esempio Barack Obama Nationality, il modello predice USA, Kelpie spiega la predizione effettuata dal modello in termini di quali sono stati i fatti di addestramento più rilevanti che hanno permesso al modello di effettuare quella predizione, di predire proprio quella coda. Definiamo quindi 2 tipi complementari di spiegazioni necessarie e sufficienti. Adesso descrivo brevemente la definizione di queste spiegazioni e poi passo a raccontare come fa Kelpie ad individuarle. Spiegazioni necessarie, diciamo il solito esempio della nazionalità di Barack Obama, definiamo una spiegazione necessaria per questa predizione come l'insieme di fatti più piccolo che, se rimosso da Barack Obama, e poi addestrando il modello chiaramente, fa sì che il modello non riesca più a predire la nazionalità di Barack Obama correttamente. Ad esempio potremmo scoprire che togliendo il luogo di nascita a Honolulu e il fatto che Barack Obama sia stato presidente degli Stati Uniti, il sistema non riesce più a predire la nazionalità. Questo quindi, se succede, garantisce che la coppia di fatti di essere nato a Honolulu e di essere stato presidente degli Stati Uniti è la nostra spiegazione necessaria per avere nazionalità statunitense nel caso di Barack Obama.
Spiegazioni sufficienti invece sono il set minimale di fatti che, se trapiantati su altre entità, che non vengono predette inizialmente come americane, le fanno convertire in americane secondo il modello, chiaramente riaddestrando il modello da capo. E potremmo ad esempio scoprire che, a partire ad esempio dai DPF, che il modello non predice come americana, aggiungendole il fatto di essere stata Presidente degli Stati Uniti, il modello comincia a dire sì, DPF è una nota americana. Potremmo scoprire la stessa cosa per Vladimir Putin, ad esempio, oppure anche per entità che non sono proprio persone e non hanno neanche nazionalità, come ad esempio Pikachu. Se questo succede quindi per qualsiasi entità, chiaramente le valutiamo scegliendole tra quelle non predette come americane, allora possiamo dire che essere stato Presidente degli Stati Uniti, nel caso di Barack Obama, è una spiegazione sufficiente per avere nazionalità americana. Di nuovo, il problema è che, essendo gli embedding puramente vettori numerici, non c'è modo poi di risalire direttamente ai fatti di addestramento e quindi nel nostro caso ai fatti che poi costituiscono spiegazioni sufficienti o spiegazioni necessarie. E quindi come facciamo a spiegare queste predizioni? Noi abbiamo sviluppato una tecnica chiamata post-training che ci consente di creare delle versioni alternative, come da un universo parallelo, delle nostre entità e di calcolare i rispettivi embedding, in maniera da avere un proxy abbastanza fedele di cosa sarebbe successo, ad esempio, se diciamo, Barack Obama fosse stato padre di Bill Clinton. Inventiamo una cosa di questo tipo. Come facciamo? Innanzitutto dobbiamo aggiungere la versione alternativa che chiamiamo un mimic o un impostore al nostro dataset. Quindi in questo caso avremo un Obama impostore che inizializziamo con tutti gli stessi fatti di addestramento dell'Obama originale. Aggiungiamo il fatto di essere stato genitore di Bill Clinton, quindi aggiungiamo una perturbazione sull'insieme di dati di partenza. Notate, finora abbiamo solo modificato i dati di addestramento, ma non l'embedding, non abbiamo ancora un embedding per l'Obama impostore, e a questo punto cerchiamo di ottenere un embedding per l'Obama impostore inizializzandolo a caso come per tutte le altre entità. E a questo punto arriva la parte interessante, perché anziché riaddestrare tutto il modello da capo, che richiederebbe magari ore, congeliamo gli embedding delle altre entità e relazioni e ottimizziamo l'embedding di Obama l'impostore solamente sui fatti che lo coinvolgono, quindi per ottimizzare la plausibilità dei fatti che lo coinvolgono. Abbiamo osservato che in questo modo riusciamo ad ottenere una versione abbastanza fedele di che cosa sarebbe successo se Obama l'impostore fosse stato presente fin dall'inizio al posto di Barack Obama, e quindi di che cosa sarebbe successo se Barack Obama fosse stato padre di Bill Clinton. Chiaramente in questo modo possiamo aggiungere o togliere intere combinazioni di fatti e quindi usarle per capire quali sono state le combinazioni più rilevanti e quindi per formulare le nostre spiegazioni sufficienti e necessarie. Vado molto velocemente su un paio di esempi alla fine. Questo è su una predizione che abbiamo osservato, effettivamente i nostri modelli riescono a predire da un dataset basato sul knowledge graph Yago. I nostri modelli predicono che Penart è una città del Galles, è corretto. Abbiamo osservato che altri sistemi di explainability si limitano a usare come spiegazione il fatto che Penart si trovi nel Galles del Sud. Questo è un fatto presente in addestramento. Ovviamente sapere che Penart si trovi nel Galles del Sud rende facile dire che si trova in Galles, proprietà transitiva. Purtroppo però questa spiegazione non funziona molto bene, perché rimuovendo il fatto del Galles del Sud dall'addestramento, il nostro modello comunque riesce, e riaddestrando, il nostro modello comunque riesce a predire che Penart è in Galles. E il motivo è che invece nel dataset di addestramento ci sono molti più indizi che consentono di predire correttamente la località di Penart. Quindi oltre al fatto che si trovi in Galles del Sud c'è il fatto che si trovi a Glamorgan e a Vale of Glamorgan, che sono una regione e una contea gallesi, e il fatto che si trovi nel Regno Unito certamente aiuta a restringere il campo. Rimuovendo tutti questi fatti abbiamo osservato che effettivamente il sistema non riesce più a predire che Penart è in Galles, se non sbaglio dice che si trova in Francia, quindi questi erano effettivamente la nostra spiegazione. Chiudo molto velocemente
Un ultimo esempio, questo è più simile allo studio di sottogruppi che faceva prima Eliana. Abbiamo studiato una serie di casi in cui il sistema riesce a predire il luogo di nascita di alcune persone e abbiamo osservato che le spiegazioni sufficienti per queste predizioni corrette sono sempre il fatto che queste persone siano calciatori che giocano per una squadra che ha il proprio quartier generale in quella città. Ovviamente non è la correlazione, la spiegazione che ci saremmo aspettati, perché non sta scritto da nessuna parte che un calciatore debba giocare per la squadra della propria città, e quindi abbiamo studiato più a fondo i dati e abbiamo visto che in questa base di dati ci sono pochissime informazioni anagrafiche e quindi il massimo che un modello riesce a sfruttare per predire il luogo di nascita di una persona è la piccola preferenza che quella persona, se è un calciatore, può avere nei confronti di squadre del proprio luogo di nascita. Quindi uno scenario non proprio bilanciato e quindi insomma la presenza di bias in questo dataset purtroppo è abbastanza evidente. Chiudo qui e restituisco il microfono a Elena. Io però forse ce l'ho il microfono, quindi vediamo se funziona quello che ho. Sì, la voce anche, adesso dovrebbe essere tornata, ho i miei rimedi, scusate, malattia professionale. Quello che volevo dire per concludere, no? In maniera tale che cominciamo a raccogliere un po' le idee e poi rispondiamo alle domande, che forse sono la cosa più interessante, visto che abbiamo detto tante cose diverse, tutte per cercare di far nascere discussione. E che in realtà tutti questi algoritmi che vi abbiamo raccontato e anche tanti altri, a me piace rappresentarli come una scatola degli attrezzi, come quella che vedete qua, in cui abbiamo i cacciaviti, abbiamo le chiavi inglesi, abbiamo ogni sorta di attrezzo e ogni algoritmo di machine learning è un attrezzo e che deve essere utilizzato per le esigenze del problema che abbiamo. Quindi se a noi serve un algoritmo interpretabile, forse dobbiamo accettare magari qualche riduzione nella qualità della predizione per avere l'interpretabilità. Oppure dobbiamo avvalerci di qualche altro attrezzo che poi dopo fa una specie di retrofit del modello cercando di interpretarlo successivamente. Quindi tutto questo è per dirvi che attenzione, non dovete fidarvi della black box così com'è, ma invece le black box vanno utilizzate in maniera informata, cercando di capirne pregi e difetti e di capire quando effettivamente servono e quando no. Tanto per darvi un'idea, i classificatori che fanno la predizione dei messaggi spam non sono sistemi deep learning. Perché? Perché servono delle altre proprietà che non sto a raccontarvi adesso, ma che rendono alcune tipologie diverse da quelle lì, delle tipologie interessanti per questo tipo di applicazione. Quindi a ogni problema il suo strumento. Ecco, questo è quello che vorrei usare come conclusione per stimolare la discussione in questo senso. Grazie a tutti e complimenti agli speaker, 4 interventi interessanti più uno di conclusioni di Elena. Io comincerei a raccogliere se ci sono domande dalla sala. Intanto ho ricevuto le prime domande che arrivano dalla chat YouTube e quindi se volete vi allungo il microfono dopo averlo disinfettato. Se c'è qualcuno che alza la mano procedo. Salve, no, è solo una considerazione più che una domanda. Il fatto che la spiegazione sul caso del supporto alla criminalità, no? Diciamo supporto nel caso dei crimini, mi ha fatto ricordare un caso diciamo parallelo, non proprio uguale, riguardante degli algoritmi che noi abbiamo usato nel 2009 per la predizione del comportamento degli impianti a fonte rinnovabile, non tanto fotovoltaici perché sono abbastanza predicibili, ma quanto quelli eolici che sono molto meno predicibili. Ecco, in quel caso inizialmente avevamo considerato come black box tutto l'impianto e invece poi ci siamo accorti che abbiamo dovuto spacchettare questo impianto nelle singole torri e considerare le singole torri come delle black box. E la complessità era che più era esteso l'impianto sul territorio, più era difficile la sua predizione.
Un'altra cosa ancora è che questi algoritmi funzionano se c'è una storia. Infatti gli impianti nuovi che non avevano una storia erano molto complessi, anzi non si applicavano, non si riusciva ad applicare gli algoritmi di predizione. Quindi nel caso specifico del supporto alle decisioni per il caso diciamo, del crimine, ecco, se sono cittadini quelli americani in cui probabilmente c'è una storia di criminalità, probabilmente il supporto è valido, ma un soggetto che viene dall'estero, che compie un crimine di cui non c'è storia su quel soggetto, credo che il supporto sia un po' fallace. C'è qualcuno che vuole commentare? Io posso rispondere se volete. No, se vuoi fare tu. No. Allora, sono completamente d'accordo, cioè questi sistemi qua, pur essendo black box, non sono sfere di cristallo e apprendono dal passato, cioè i dati di training che io ho fatto vedere inizialmente sono proprio quelli su cui il modello viene costruito, quindi vengono analizzati questi dati, vengono analizzati i legami, correlazioni, caratteristiche di varia natura e da queste si apprende il modello. Quindi nel caso che è stato citato, che è quello della manutenzione predittiva, io credo qualcosa di simile, proprio produzione, ecco, ovviamente senza una storia è impossibile fare una predizione. Quello che si fa in questi casi qua è sperare che la storia di qualche altro sistema sia assimilabile e quindi ci sono per esempio delle tecniche nel deep learning che fanno questo, prendono il modello che apprende come sono fatti i gatti, gli tagliano la parte finale, che è quella che scende più nel dettaglio della predizione, e lo riapplicano per predire come sono fatti i cani e se questo insieme è un cane o non è un cane. Quindi diciamo che poi si fanno dei passi anche avanti in questa direzione di cercare di riusare la conoscenza appresa con delle categorie un po' più astratte, però mano a mano che noi aumentiamo il livello di difficoltà, cioè cerchiamo di predire delle cose mai viste, è la qualità del modello a quel punto che comincia a avere problemi. Diciamo che l'interpretabilità viene molto dopo a quel punto, perché è già la qualità che è difficile riuscire a gestire. Quindi certamente il problema è legato alla storia, quindi io dico sempre, se fossimo capaci di predire il valore delle azioni nei prossimi anni, quando succedono diciamo, degli eventi inattesi, saremmo tutti ricchi, ma invece questo non è possibile perché tutti questi sistemi imparano dal passato e quindi sono in grado di riprodurre delle decisioni soltanto quando il passato, cioè il presente riproduce in una qualche forma il passato. Se posso aggiungere, no, che la storia sicuramente è un elemento indispensabile, le tecniche di machine learning imparano proprio da esempi. L'importante è che la storia non contenga, diciamo, dei pregiudizi, perché in quel caso il comportamento potrebbe essere comunque sbagliato, perché nel modo con cui sono stati raccolti i dati o nel modo in cui sono stati processati gli esempi poi potrebbero venire fuori dei comportamenti sbagliati e, come mostrava soprattutto gli esempi di Eliana, alcuni comportamenti su alcuni gruppi fanno sì che l'accuratezza del sistema è inferiore, per cui su alcuni gruppi, su alcuni individui, ma ancora di più su alcuni gruppi, l'errore del sistema potrebbe essere maggiore rispetto che non su altri gruppi, per cui per questo è fondamentale lo studio di tecniche che ci aiutano a capire questi sbilanciamenti e era una delle cose che citava Elena nelle sue conclusioni, ci aiutano a debuggare, a correggere il sistema, a correggerlo come? Probabilmente alimentandolo con esempi migliori. Avevo una domanda invece proprio sui toolkit che permettono di applicare l'explainable AI. Alcune di quei toolkit appunto sono stati messi a disposizione in open source a valle delle ricerche, è possibile trovarli? Potete menzionarne qualcuno? Allora, gli esempi che vi ho mostrato sono riprodotti tramite tecniche che abbiamo noi sviluppato e sono entrambe, sia la tecnica di spiegazione locale che tecnica di spiegazione di sottogruppo sono disponibili in modo open source. Basta cercare i miei riferimenti o poi posso inviarli a tutti, sono pubblici.
Anche nel mio caso ho il framework che vi ho descritto, è interamente open source e potete trovare il codice nel repository GitHub, insomma, senza problemi. Anche lì posso dare riferimenti senza problemi, è interamente open source. E ce ne sono anche diversi altri, i loro sono sì, certamente noi abbiamo ma... mostrato il frutto appunto dei tempi tramite il nostro lavoro, però ci sono ovviamente molti altri metodi appunto locali di sottogruppo o più legati al suo lavoro che permettono di spiegare i risultati di classificazione o in generale predizioni. Per essere onesta, sui sottogruppi no, secondo me no. Quella è proprio un'idea nostra. No. Sì, no, però invece su altre cose ci sono soprattutto tanti spiegazioni metodi. locali c'è molta letteratura, sui sottogruppi in effetti non c'è tanto, fortunatamente per noi. Infatti, è un'idea nuova della sua tesi di dottorato. A lei altre domande? Le domande alzate? Vado io. Allora, una domanda che prima delle altre che sono arrivate vi volevo fare è: voi rappresentate l'eccellenza italiana, accademica italiana, che veramente è troppo poco celebrata se non in occasioni di premi eccetera, no? La domanda è: uno studente che si voglia occupare di Explainable AI nei vostri atenei, quindi la domanda è per Paolo ed Elena, che percorso devono fare per arrivarci? Cominciamo da Elena. Io ho il microfono. Allora, tanti percorsi diversi, perché il percorso che uno direbbe d'elezione immediatamente è ingegneria informatica o la sua versione in inglese, che ovviamente tratta queste tematiche. Però noi da un paio d'anni abbiamo definito anche un nuovo percorso che si chiama Data Science and Engineering, tutto in inglese soltanto sulla laurea magistrale, quindi si entra con varie altre lauree, non necessariamente solo informatica, che persegue proprio la specializzazione data scientist, dove ci sono corsi che applicano, che vedono le parti più applicative, corsi che vedono le parti più teoriche di machine learning, e c'è anche un corso che abbiamo concepito per mettere insieme la parte informatica e la parte giuridica e che va a lavorare proprio sul significato, l'etica del dato, diciamo così. E quindi per esempio l'esempio del dataset, quello giudiziario che si chiama Compass, è uno degli esempi che gli studenti li vedono e provano a analizzare per vedere cosa fare. E poi il suggerimento dopo è di fare una tesi in quell'ambito lì, se quello è l'interesse, perché ovviamente non c'è soltanto il percorso di studio, ma anche durante la tesi, dove si dedicano alcuni mesi ad approfondire una tematica specifica, si può tranquillamente apprendere tutto quello che serve e anche di più. Diciamo che noi, per esempio, il lavoro che abbiamo fatto è stato sviluppato anche con l'aiuto di tesisti, e tra l'altro era una collaborazione internazionale, quindi alcuni dei tesisti erano all'Università di Santa Cruz e hanno lavorato per la loro tesi di master a sviluppare parti del software di cui Eliana vi parlava. Paolo? No, diciamo concordo assolutamente con tutto quello che ha detto Elena. Una cosa su cui stavo ragionando è che in Italia in effetti ci sono molti gruppi di ricerca da diverse università italiane che si occupano di questi temi. Non mi sono soffermato a ragionare sul perché in Italia c'è questa grossa attenzione su queste tematiche, però io credo che ci siano almeno 7-8 gruppi di ricerca, se non di più, che lavorano proprio su questi temi di Explainable AI. E i percorsi, sì, sono quelli che diceva Elena, sì, un percorso sicuramente principe ingegneria informatica o anche il percorso di informatica, però iniziano a nascere tanti percorsi diversi. Elena ha citato quello di studi giuridici e informatica o data science, e ci sono anche percorsi che sono più orientati a economia e big data, economia e data science, perché stanno diventando queste tematiche sempre più interdisciplinari e quindi possono essere affrontate da punti di vista diversi. Anche a Roma 3 c'è un nuovo corso lì in economia, si occupa anche di Explainable AI o comunque di bias. È appena partito, è un corso, è appena partito, se ne occuperà quando gli studenti avranno le basi per poter affrontare questo tipo di problemi.
Allora andiamo su qualche domanda arrivata dalle persone collegate in streaming sul nostro canale YouTube. La prima è quanto l'artificial intelligence sta riducendo i bias e quanto questo rimarrà una soggettività umana a corredo dell'artificial intelligence. Direi ripartiamo anche qua da Elena. Allora, e questo è quello che io avrei voluto dire come conclusione finale, ma a questo punto lo anticipo adesso. Io penso che gli algoritmi per l'interpretabilità ci aiutino anche a capire in qualche modo le nostre debolezze come persone. Perché? Perché in realtà i dati che noi raccogliamo sulle azioni delle persone, non noi, ma che in generale vengono raccolti, sono dati che riflettono come le persone agiscono nella realtà, quindi l'esempio di Amazon piuttosto che quello del dataset giuridico riflettono la realtà dei dati, come ha detto anche lei prima. Quindi se la realtà dei dati è quella è perché sta riproducendo quello che capita nel mondo reale, o almeno una parte di quello che capita nel mondo reale. Naturalmente potrei aver raccolto male i dati, ma qualche volta invece non ho raccolto male i dati, ma i dati riflettono il pregiudizio della società in alcune direzioni. Per esempio, io credo che per il meccanismo di Amazon di recruiting probabilmente ci fosse un pregiudizio e che quel pregiudizio fosse riflesso nei dati che sono stati utilizzati per il training. Quindi qual è il messaggio che potrebbe uscire da questo? È che in realtà riuscire a prendere coscienza di questo pregiudizio, perché con i meccanismi di interpretabilità riusciamo a vedere che abbiamo questi problemi, può anche aiutarci a cercare di migliorare avendo evidenziato degli aspetti che qualche volta sono anche inconsapevoli, perché magari io, se venissi interrogata su come scelgo il prossimo dottorando che viene a lavorare con me, direi, ma perché ho visto che c'è comprensione dei temi, interesse, invece magari sto anche prendendo la decisione con un qualche tipo di bias di cui non sono cosciente. Se i dati che vengono osservati rivelano questo tipo di bias, noi siamo in grado in qualche modo di migliorare la nostra società. Cioè, sto cercando di dare un messaggio ottimistico, no? Perché le macchine sembra che siano un po' uno strumento di costrizione rispetto ad alcuni aspetti della nostra società più che di aiuto. Io considero che se ci permettono di capire quelli che sono magari delle polarizzazioni intrinseche di alcune tipologie di decisioni che hanno dei risvolti sociali, questo è molto importante e ci aiuterà a costruire una società migliore, io spero, perché vedere un problema è il primo passo per cercare di risolverlo, io credo. E quindi se questi strumenti ci aiutano a vedere un problema, ci aiutano poi anche a intraprendere dei passi per risolvere il problema effettivamente. Io andrei su una domanda collegata ancora su questo filone di riflessione. La leggo per intero perché poi cita il nostro mito Alan Turing, da cui la nostra azienda prende il nome, quindi lui dice: vorrei chiedere se si possa concordare con la posizione che Alan Turing espose nell'articolo del 1951 Intelligent Machinery and Heretical Theory, ossia che le intelligenze artificiali possano raggiungere un alto livello di intelligenza a patto che possano commettere errori, con tutto quello che comprende però questa eventualità anche sul livello etico. Seguiremo la teoria eretica di Turing e creeremo intelligenze artificiali in grado di imparare mediante gli errori, oppure ne avremo paura e porremo necessariamente loro dei limiti? Vorrei partire da Andrea stavolta. Allora, è una domanda molto importante e profonda. In una certa misura in realtà noi stiamo permettendo, cioè noi facciamo sì che le nostre intelligenze artificiali imparino dai propri stessi errori in addestramento, ad esempio, dove comunque all'inizio il sistema non riesce ad indovinare nulla e poi solo piano piano, commettendo errori e quindi verificando in che cosa si è sbagliato, viene effettivamente guidato ad apprendere come svolgere il proprio compito. Ci sono anche branche dell'intelligenza artificiale come reinforcement learning, dove l'idea stessa di commettere errori è fondamentale per cercare di arrivare ad un obiettivo. Quindi da un punto di vista, se vogliamo, molto specifico, limitatamente al processo di addestramento, questo concetto è già abbracciato nell'intelligenza artificiale di oggi.
Ovviamente è molto diversa la situazione se invece parliamo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale che sono in produzione e su cui quindi noi non vorremmo che compissero errori. Purtroppo, o per fortuna in realtà, mi viene da dire che anche i sistemi in produzione, come ad esempio quello di Amazon, di errori ne compiono spesso e volentieri. Mi viene in mente l'esempio di Google AI Photos, che nel 2015 fece scalpore perché classificò, era un sistema di labeling automatico di immagini, e classificò l'immagine di una ragazza afroamericana come un gorilla. Molto pesante, devo dire, come esempio. Più recentemente un altro esempio è sistemi basati su StyleGAN, che è un algoritmo, un sistema di machine learning creato da Nvidia per fare upscaling di immagini, o meglio per risalire a versioni di immagini a bassa definizione che coincidano e comunque matchino correttamente con l'immagine a bassa definizione, ma una versione ad alta definizione. Si è osservato che molto spesso modifica l'etnia della persona in figura, quindi ad esempio da un'immagine in bassa definizione di Barack Obama, il solito esempio che mi è molto caro, si passa all'immagine di una persona inesistente di etnia caucasica. Stessa cosa anche per persone, comunque mi sembra Lucy Liu e altri esempi di persone di etnia non caucasica. Quindi secondo me stiamo già permettendo ai sistemi di intelligenza artificiale di commettere errori, chiaramente sulla base dei bias di cui abbiamo parlato, e credo anche io che piano piano le intelligenze artificiali impareranno, tra virgolette, come noi, di riflesso a ciò che noi impariamo su noi stessi. Alla fine l'intelligenza artificiale è uno specchio, ci può mostrare immagini più dettagliate di ciò che noi sapevamo, immagini distorte, un'immagine più grande, magari deformando un po', però comunque ciò che mostra è sempre legato a ciò che noi stiamo mostrando. Quindi finché noi commetteremo errori, l'intelligenza artificiale potrà commettere errori, e questo contemporaneamente è forse sia ottimistico che pessimistico, nel senso che comunque siamo noi in controllo. È nostra responsabilità fare in modo che noi miglioriamo e quindi anche le nostre intelligenze artificiali migliorino. Grazie. Poi questa è per Eliana, che si collega, riprende sempre il tema: è possibile immaginare tecniche di spiegazione automatica dell'artificial intelligence? A che punto è la ricerca in merito? Quindi aggiungi i commenti tu, che sempre sul filone. Allora, quindi, ok. Di tecniche di spiegazione ormai ne esistono, negli ultimi anni sono state sviluppate molte tecniche di spiegazione, quindi anche se il modello non è di per sé interpretabile, ci sono sempre più tecniche, sempre più anche accurate nel rappresentare la predizione che la spiegano. Dico sempre più accurate perché c'è ancora in realtà molta ricerca nella valutare se effettivamente, tornando all'esempio dello specchio, in questo caso se la spiegazione è davvero uno specchio del comportamento, perché bisogna stare attenti che se un modello è davvero così complicato, magari una spiegazione molto semplice, come può essere 3 o 4 importanze, magari potrebbe essere per quel modello limitata. Quindi in realtà c'è ancora da lavorare in quel senso, nel senso anche di valutare se effettivamente la spiegazione è uno specchio del comportamento effettivo del modello, in questo caso per una singola predizione, ma può essere generalizzabile a sistemi più complessi. Ecco. Grazie mille. Poi questa è una domanda per Paolo con integrazione di Elena, ed è alla fine quali evoluzioni possibili. In particolare mi riferisco a un articolo che tu stesso mi hai consigliato sui foundation models e quello che ne può derivare anche per i temi di etica e di bias, quindi un po' di commenti da parte di voi due sugli approcci alternativi a quelli che anche stasera abbiamo discusso, se ce ne sono, di che tipo sono. Diciamo, nella comunità scientifica c'è una parte anche abbastanza consistente di ricercatori che in qualche modo contesta
la ricerca di strumenti per produrre le spiegazioni di modelli black box, sostenendo che si potrebbero usare dei modelli più semplici ma trasparenti. E qui torniamo forse un po' a una cosa che diceva Elena prima, che questo è vero, cioè in alcuni casi si potrebbero usare sistemi più semplici perché funzionerebbero altrettanto bene, ci sono casi in cui però oggettivamente sistemi complessi ma black box hanno delle prestazioni migliori di quelli trasparenti, e quindi si rende necessario studiare proprio queste tecniche di spiegabilità. Diciamo che ora sono 4-5 anni che si è iniziato a studiare questa problematica. Mi pare che la letteratura sia abbastanza ampia, che sicuramente c'è molta strada ancora da fare, però si è avviato un filone sul quale si sta lavorando parecchio, e direi che la scienza sta progredendo proprio secondo i propri canoni, i propri dinamici, con tentativi, con condivisione di risultati. Diana, Andrea hanno citato tantissimi strumenti, dataset che vengono messi a disposizione proprio per valutare le tecniche che via via, e confrontare tra di loro le tecniche che vengono studiate, quindi io sono abbastanza fiducioso sul fatto che possiamo affidarci all'evoluzione tecnologica che è attualmente in corso. Elena? Sì, io vorrei completare la risposta di Paolo dicendo che in realtà ci sono degli settori applicativi dove in fondo forse l'interpretabilità ci serve all'inizio per riuscire a capire che il sistema funziona bene. Penso ai casi di gestione di impianti, manutenzione di guasti, ma anche predizione di spam, dove alla fine a me, se il filtro anti-spam funziona, non interessa poi tanto sapere che cosa ha fatto in modo che venisse predetto che questa mail specifica era spam. Era spam, bene, io non la voglio neanche vedere, va via e basta che non faccia errori. Quindi nel momento in cui noi siamo in grado di produrre dei sistemi che siano capaci di non fare troppi errori in contesti applicativi che non sono contesti critici, no? Perché la GDPR non opera sui filtri anti-spam, ma opera sulle decisioni che riguardano le persone, e allora qua io tendo a essere d'accordo con alcuni degli aspetti sollevati da questi ricercatori. Ma quando invece noi stiamo utilizzando anche un sistema per la guida autonoma, l'obiettivo importante è che riconosca il pedone sulle strisce, no? E quindi l'accuratezza, la qualità della predizione diventa cruciale. Quando io faccio manutenzione predittiva, quindi devo essere capace di predire che un motore si guasta prima che si guasti, ecco, io se riesco a fare questa predizione, un componente di un motore tipicamente, non un intero motore, sono in grado o di risparmiare dei soldi o di risparmiare dei guai, magari a una persona che sta guidando, oppure di evitare un fermo macchina in un'azienda. Quindi sono tutti sistemi dove non è tanto importante capire che cosa è successo, cioè perché è successo, se non quando bisogna capire se il sistema è affidabile o no. Nel momento in cui siamo in grado di dire che il sistema è affidabile, possiamo anche accettare di avere una minor comprensione in cambio di un tasso maggiore di successi, cioè di predizioni corrette. Quando invece entrano in gioco aspetti sociali, io credo che bisogna essere molto più cauti, perché lì sì che poi l'errore può avere un effetto sgradito che è diretto sulle persone, e quindi la cautela e l'attenzione per le tecniche di spiegazione deve essere maggiore quando, appunto, come negli esempi che abbiamo fatto, pensate a Amazon, ma adesso ne abbiamo parlato poco perché poi dopo le domande sono andate tutte più sulla classificazione, ma anche il ranking, che è l'ultima applicazione che ha citato Eliana, è molto importante, perché anche se non è una predizione fatta con i metodi classici del machine learning, o almeno della classificazione, ha comunque un impatto sulla vita delle persone molto spesso. E quindi quando io mi colloco in alto o in basso in un ranking per delle motivazioni che non sono appropriate,
è importante accorgersene, no? E quindi di nuovo torniamo alla parte di explanation. Ma i sistemi di ranking, diciamo che abbiamo cominciato a parlarne adesso di come viene fatta la spiegazione per i sistemi di ranking, e questa è di nuovo una tematica che è abbastanza nuova, se possiamo dire così, perché ogni volta che noi cerchiamo di introdurre automazione dentro un'attività umana, ovviamente immediatamente comincia a essere importante capire, ma l'algoritmo che fa questo passo automatico come lo fa? Mentre invece per le macchine ce ne preoccupiamo molto meno. Quando noi abbiamo il cambio automatico, come prendere la decisione per cambiare la marcia, se funziona non ci interessa, non lo vogliamo neanche sapere. Scusate, questo è un po' un esempio banale, ma era per far passare il messaggio. Grazie, non finisce qua, che adesso c'è un giro finale. Allora, l'ordine sarà Andrea, Eliana, Paolo, Elena. Qua per la prima volta vi faccio una domanda personale e intima, ossia rispetto al sogno nel cassetto, ma di quelli che non sono la pace nel mondo, eccetera, ovviamente, per ognuno di voi e per la vostra limitata esperienza, perché per ognuno di noi è limitata per quanto grande può essere, quale sarebbe la roba che sognate che accada nell'ambito delle vostre attività, una roba che al caffè con i colleghi dite magari fosse così o colà, ma dico, quindi può essere un fatto organizzativo, di ricerca, di indirizzo, eccetera. Sceglietelo voi personalmente il tema senza pudori, tanto ci saranno solo le registrazioni al tempo indeterminato sul web per ascoltare. Sempre domande semplici. Grazie. Allora, in realtà è una domanda difficilissima, forse ancora più difficile di quell'altra, perché non so di preciso come rispondere. Se ti imbarazza la presenza del prof, lui si attappa le orecchie. No, perché dovrebbe... No, allora, a me ciò che viene da pensare è... Ok, forse ci sono. Mi piacerebbe magari partecipare ad un progetto, fare una ricerca, comunque qualcosa che abbia effettivamente un impatto sulla vita di qualcuno, sulla vita delle persone. Non so, penso ad esempio a quella persona che recentemente è stata salvata dal proprio smartwatch che con tecniche di machine learning, credo dall'altro, ha individuato che stava avendo un'aritmia cardiaca e quindi gliel'ha immediatamente notificata e la persona si è salvata. E penso che se una persona nella vita riesce a fare qualcosa del genere, che poi magari salva la vita a qualcun altro con il proprio lavoro o comunque ha un qualche tipo di impatto benefico di quel tipo, a quel livello, penso che sia forse la più grande soddisfazione che si possa avere. A quel punto poi il resto che fai nella vita diventa quasi non... Comunque hai salvato la vita a una persona, voglio dire, chiaramente senza arrivare a livelli così estremi, però fare qualcosa che magari appunto con le nostre competenze di intelligenza artificiale aiuti le persone e abbia un impatto sulla vita delle persone, un impatto positivo, sarebbe un carburante in termini di motivazione, di entusiasmo inesauribile, credo. Bene, ora faccio una battutaccia. Fossi stato un ricercatore americano, mi avresti risposto all'accumulo del primo milione. Eliana. Che comunque non è da buttare, Diciamo salverebbe la vita tua soprattutto. Incominciamo. A me è venuto invece in mente come tema di ricerca su cui mi piacerebbe lavorare personalmente, ma in generale vorrei che ci si lavorasse, e un po' si riconduce a alcune discussioni, in particolare forse l'ultimo intervento di Elena, cioè spiegare non tanto i modelli, perché appunto ovviamente la spiegazione dipende dall'istanza, dal sottogruppo, ma in particolare dipende dal modello. Spiego un altro modello, potrei avere una spiegazione diversa. Mi piacerebbe andare al passo precedente, cioè spiegare i dati, cioè appunto cercare di capire qualcosa di più sui dati che, se qua diciamo, ritorniamo un po', cioè che ci rivelano qualcosa su di noi, perché sono in qualche modo uno specchio, no? E quindi mi piacerebbe spiegare i dati per spiegare
Noi non lo so, però in modo tale che abbia un riflesso e magari anche che possiamo sfruttare questa conoscenza per migliorare i modelli noi in generale. Grazie. Ah, scusa, passa. Paolo, tanto tu. Io ultima. Allora, Parlato tu. ok, io faccio proprio così, non sono in cassetto, ma così, riferimento un pochino a quella che è molto la mia attività e anche un po', se vuoi, a questo luogo. Cioè, mi piacerebbe se, prima abbiamo citato, avete visto, abbiamo degli studenti che sono veramente brillanti, che stanno conducendo delle ricerche proprio all'avanguardia, non solo noi, dicevo, ci sono in Italia tanti gruppi di ricerca che lavorano su queste tematiche. A me piacerebbe se riuscissimo ad avere sempre più studenti nostri neolaureati che potessero creare start-up, aziende con le loro competenze. Io vedo tantissimi nostri giovani che escono dall'università, poi fanno lavori assolutamente dignitosi, però in pochissimi casi creano aziende basate proprio sulle loro competenze, e questa è una cosa che mi piacerebbe che invece si potesse diffondere, soprattutto sto pensando a start-up fortemente tecnologiche nel nostro paese, perché io vedo nascere tantissime aziende ovviamente in Israele, negli Stati Uniti, in Inghilterra, ma adesso anche in Germania, Francia, e con competenze tecnologiche in Italia tutto sommato sono relativamente poche se le confronto col numero dei nostri laureati, e questo mi piacerebbe che invece cambiasse un po' la sappiamo tendenza. che ci stai pure provando in prima persona. Sì, ci stiamo provando. Sì. Sì, allora invece a me è venuta più una ispirazione alta, che in realtà è un po' quello in cui credo, per cui lavoro, che a me piacerebbe riuscire a fare qualche cosa un po' come lui, no? Per lasciare un mondo migliore. Cioè, io ho 3 figli e normalmente, adesso voi non avete visto la mia slide finale col thank you perché non era cosa, ma c'è una foto dei miei 3 figli, perché è un po' quello, no? Il punto di lasciare qualcosa di meglio di quello in cui abbiamo lavorato noi. Quindi se riusciamo a utilizzare l'informatica in generale, forse non necessariamente proprio queste tecniche qua, per riuscire a migliorare la vita delle persone, quindi salvare le vite, aiutare anche gli anziani, no? Ecco, lasciare un mondo migliore grazie agli strumenti che possiamo tirar fuori con metodi automatici, io credo che questo per la nostra società sia un grandissimo avanzamento, ecco. E quindi mi riallaccio anche a quello che ha detto Paolo, perché serve anche in Italia soprattutto, no? Uno stimolo per cercare di cominciare a costruire delle cose nuove. Magari non dovrei dirlo a voi che siete qua e che siete rappresentanti di varie tipologie di iniziative, ma in generale io penso che quello lì sia uno stimolo giusto da far arrivare ai nostri studenti, ma un po' a tutti, per lasciare un pezzettino di mondo migliore, ecco. Bene, grazie a tutti i presenti. C'è un'ultima domanda che è in arrivo. Vai. Quindi diventando un po', andando più concreto, no? Io ho sentito un po' tutto quello che avete detto, cioè un mondo migliore, partendo dall'interpretazione dei dati, quindi spiegare i dati, per creare una startup realmente innovativa, realmente disruptive sul mercato. Facendo la sintesi, quale potrebbe essere un'applicazione reale, concreta, per la quale potrebbe valere la pena fondare una startup oggi, quindi con un prodotto da mettere sul mercato come una ipotetica azienda, per attrarre un finanziamento per fare un progetto di ricerca? Siamo in grado di, alla fine di questo talk di oggi, di individuare alcune applicazioni pratiche su cui veramente lavorare, per mettere poi, io sempre con l'ottica... Allora, la ripeto in microfono perché non so se sentite da casa, la ripeto. Chiedeva Gianluca Fabri dalla platea se a valle di questi commenti ispiratori eccetera c'è un'idea che viene dai 4 speaker di una possibile applicazione da collocare in una startup, in una nuova iniziativa, una loro idea in proposito. Provo.
La domanda è molto difficile perché la prima risposta sincera sarebbe se ce l'avessi avrei già fatto la startup io, no? Vabbè, nel tempo che mi lascia l'accademia. Però secondo me sulle tematiche che abbiamo toccato oggi, quindi tutta la parte di explainability, ci sono tantissime aree che vanno dalla tecnologia alle aree sociali, dove è interessante fare questo tipo di analisi. Ci sono per esempio nelle aziende, quando si parla di industria 4.0, delle aziende che cercano di fare analisi delle immagini, ma anche andando a vedere le parti delle immagini per capire i prodotti difettosi. Questa è una cosa molto terra a terra, ma per una startup potrebbe essere una cosa interessante. Come potrebbe essere interessante cercare di andare a studiare magari dispositivi medicali e capire su quei dispositivi se possono manifestarsi dei problemi, piuttosto che invece sviluppare qualche cosa che vada a consulenza di chi usa questi sistemi per supportarlo, ma ci sono già delle start-up che in realtà fanno questo tipo di attività, almeno io so che a Torino ce n'è una che lavora molto anche con progetti europei e cose di questo genere e che lavora specificamente, si chiama Clearbox, forse non dovrei dirlo, ma comunque lavora specificamente su tematiche di questo tipo. Quindi io credo che le cose che abbiamo trattato noi hanno un po' tutte la capacità di calarsi nella realtà, perché noi in fondo non le abbiamo calate tanto nella realtà, le abbiamo tenute molto in alto. Calarsi nella realtà applicativa e trovare linfa dalla realtà applicativa per fare delle iniziative specifiche, perché noi facciamo l'algoritmo così generale, ma poi bisogna in qualche modo calarlo nella realtà per farlo funzionare, io credo. E questa è la parte interessante di trasferimento tecnologico, no, tra le università e invece chi poi nelle aziende cerca di realizzare in concreto quello che magari noi proviamo a pensare ma che non abbiamo la forza tecnologica per portare fino alla fine, no? Per portarlo nel mondo reale. Possiamo provare a tirare fuori l'idea. Nessuna esperienza pratica di collaborazione, per esempio, non so, con aziende della Sì, sì. in cui avete effettivamente sviluppato dei progetti di ricerca con aziende che poi sono diventati prodotti commerciali. Allora chiedono ancora se ci sono esperienze pratiche lì a Torino, tra il Politecnico di Torino e l'industria in generale, per esempio il campo automotive eccetera, in questi campi. Sì. Io ho avuto tantissime collaborazioni dove l'explainable è una cosa molto nuova, ma sicuramente la data science, quindi tutte le applicazioni di machine learning, ho collaborato con tantissime aziende, non so se è opportuno fare i nomi, ma grandi costruttori di automobili, ma non solo, anche aziende che si occupano magari di monitorare i dati bordo veicolo, gestione di flotte, giusto per stare in un tema, oppure manutenzione predittiva di impianti, questo è un altro tema dove abbiamo avuto, ma anche analisi dell'affidabilità dal punto di vista termico delle case, certificazioni energetiche, e questo solo per citare applicazioni diciamo nell'ambito industriale. Dopodiché adesso stiamo cominciando a avere dei contatti, questi però non posso ovviamente riferirli, proprio per questa parte di explanation con delle grandi aziende che sono interessate a questa tematica qua, solo che questi sono invece ancora contratti in negoziazione, quindi non posso ovviamente dire i nomi delle aziende. Bene, cito una io che si chiama Walllife, il penultimo investimento del nostro portfolio, si occupa proprio di intercettare e prevenire rischi sulla salute delle persone e in questo senso anche con uno dei temi che citava Elena è già trattato almeno nei filoni di ricerca, nel senso che è appena partita e se ne occuperà proprio questa Walllife. Mi sa che ci siamo, dopo diciamo l'esempio delle birre di Paolo. Paolo stava per intervenire. No, va bene. Da Elena, se a Torino avete dei costruttori automobili. Quindi... Più di uno però in realtà, non il primo che vi viene in mente, quindi non è stato così, almeno sgombriamo. Però interessi ce ne sono parecchi. Tra l'altro questi costruttori di automotive abbiamo fatto anche dei lavori medicali con queste persone qua, sulla vivibilità all'interno del veicolo, i colpi di sonno, quindi poi di applicazioni ce ne sono tantissime, e appunto... Mi fermo. Sì, anche su Roma ci sono tantissime aziende, tantissime applicazioni, tantissimi anche rapporti con l'università. Tra l'altro devo dire che quando ho iniziato a occuparmi di queste cose si sono un po' moltiplicati i rapporti, tra l'altro sia di aziende private ma anche del pubblico.
e secondo me lo spazio per creare aziende effettivamente c'è, poi chiaramente l'idea buona me la tengo magari, ma tanto sappiamo che l'idea vale fino a un certo punto, no, però ci sono sicuramente tanti spazi. Queste tematiche di explainability peraltro servono anche molto nel mondo marketing, perché allora, abbiamo degli algoritmi o dei sistemi di machine learning che nel marketing riescono a fare magari delle buone predizioni, delle ottime predizioni. Questo già di per sé può essere una buona cosa, ma se capissimo, se avessimo le spiegazioni, potremmo anche poi prendere delle azioni, perché magari scopriamo quali sono i motivi per cui, che ne so, un prodotto o un servizio viene venduto o ha un successo più di altri. Magari sono motivi strani che in qualche modo il sistema di machine learning è riuscito ad apprendere e la spiegazione ce lo rivela. Quindi le applicazioni veramente ci possono essere, al di là della necessità etica o anche tecnica di fare debugging dei sistemi, proprio anche per svelare quelle che sono delle caratteristiche nascoste delle decisioni che vengono prese. Niente, no, abbiamo per esempio le birre per andarci a bere qualcosa con i presenti, purtroppo col colore in streaming faranno da sé. Grazie a tutti per la partecipazione, alla prossima.